Oggi realizzeremo insieme questi coniglietti con le loro carotine. Lo vedremo sia nella versione portachiave che nella versione segnalibro. Insieme faremo questa un po' più grande. Per questa abbiamo utilizzato un uncinetto da 3 mm e un cotone da lavorare con un uncinetto da 3-4 mm. Mentre per il segnalibro ho usato il cotone cablé numero 5 e l'uncinetto numero 2. Ma non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo progetto ci serviranno cotoni di vari colori, un uncinetto, una forbice, un ago da lana, un po' di ovatta e opzionali degli occhietti di sicurezza. Per il corpo del coniglietto cominciamo da un anello magico, quindi filo intorno al dito con sopra il filo che va verso il gomitolo, entro, estraggo il filo e faccio una catenella, così. E questo è il cerchio magico. All'interno del cerchio magico, nel primo giro, lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tiro il filo e chiudo il cerchio. Come per ogni lavorazione a spirale è conveniente segnare l'inizio del giro con un segnapunti o con un filo per non perdere l'inizio del giro. Quindi mettiamo un filetto all'inizio del giro e cominciamo il secondo giro. Nel secondo giro lavoreremo 6 aumenti, quindi 2 punti bassi in ogni punto. 1 e 2 e continuo così 2 punti bassi in ogni punto fino alla fine del giro che terminerà con 12 punti. Terminato il secondo giro, riportiamo il filetto a cavallo del lavoro per segnare l'inizio del giro e cominciamo il terzo. Nel terzo giro lavoriamo un punto e un aumento. 2 punti nello stesso punto e continuiamo così un punto, un aumento per tutto il giro che terminerà con 18 punti. Dal quarto al settimo giro lavoriamo questi 18 punti punto su punto, un punto in ogni punto senza aumenti né diminuzioni. Nell'ottavo giro lavoriamo un punto e una diminuzione, quindi prendiamo la mezza catenella verso di noi dei 2 punti seguenti e facciamo un punto e lavoriamo così un punto, una diminuzione per tutto il giro che terminerà con 12 punti. Se decidiamo di utilizzare degli occhietti di sicurezza, una volta lavorato l'ottavo giro possiamo posizionarli. Quindi li mettiamo tra il quinto e il sesto giro, 1, 2, 3, 4, 5, tra il quinto e il sesto, a circa 3 punti di distanza. Se invece preferite mettere dei bottoncini o ricamare l'occhio, potete farlo anche alla fine. Una volta posizionati i chiodini, giriamo sul retro e posizioniamo anche la chiusura, spingendo forte. Così. A questo punto prendiamo un po' di ovatta e riempiamo la testa. Nel nono giro lavoriamo 6 diminuzioni, quindi una diminuzione in ogni punto. 1, 2. Nel decimo giro lavoriamo un punto e un aumento, quindi 2 punti nello stesso punto. E continuiamo così un punto, un aumento per tutto il giro che terminerà con 9 punti. Nell'11° giro lavoriamo 2 punti
1, 2 e un aumento. Continuiamo così, 2 punti, un aumento per tutto il giro che terminerà con 12 punti. Nel 12° e 13° giro lavoriamo questi 12 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Alla fine del 13° giro riempiamo anche il corpo con l'ovatta. Nel 14° e ultimo giro lavoriamo 6 diminuzioni, quindi una diminuzione in ogni punto. 1, 2, lavorato anche l'ultimo giro, ci restano gli ultimi 6 punti, tagliamo il filo e sfiliamo l'uncinetto. Infiliamo il filo in un ago da lana e passiamo attraverso la mezza catenella esterna dei 6 punti che ci rimangono. E tiriamo per chiudere il buchino. Se vogliamo passiamo attraverso qualche altro punto, facciamo un nodo e perdiamo il filo attraverso la lavorazione. Così. Per le braccia facciamo un nodino iniziale lasciando una codina un po' lunga all'inizio. E lavoriamo 3 catenelle. 1, 2, 3. E adesso partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto lavoriamo un punto basso, e nell'ultima un punto bassissimo, quindi entro, porto fuori il filo e lo porto fuori direttamente. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo. E come questo ne facciamo un altro identico. E per le zampe in un anello magico lavoriamo 6 punti bassi, 1, 2, 6, tiriamo il filo e nel secondo giro lavoriamo un aumento doppio, quindi 3 punti nel primo punto, 1, 2, 3 e 5 punti bassi, quindi finiamo il giro con 8 punti, 2, e nel terzo giro lavoriamo una diminuzione doppia, quindi per la diminuzione doppia facciamo così: entro in tutto il punto e porto fuori il filo, nel prossimo punto entro in tutto il punto e porto fuori il filo, e nel prossimo punto ancora entro in tutto il punto e porto fuori il filo. Ho 4 fili sull'uncinetto, filo sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. Così lavoriamo la diminuzione doppia. Poi lavoriamo 2 punti, 1, 2, una diminuzione, quindi possiamo fare come al solito prendendo solo le mezze catenelle esterne dei 2 punti successivi, e un punto. E la zampetta è già pronta. Tagliamo il filo un po' lungo per poter cucire. E la zampetta è già pronta. Come questa ne facciamo un'altra identica. Per le orecchie, in un cerchio magico nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi, tiriamo il filo
e nel secondo giro lavoriamo un punto, un aumento, quindi nel primo punto lavoro un punto e nel secondo un aumento, 2 punti nello stesso punto, e continuiamo così, un punto, un aumento per tutto il giro che terminerà con 9 punti. Nel terzo e quarto giro lavoriamo questi 9 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. 2, 3. Nel quinto giro lavoriamo una diminuzione, quindi prendiamo la mezza catenella esterna dei 2 punti successivi, una diminuzione, 2 punti bassi, 1, 2, una diminuzione e 3 punti bassi, 1, 2 e 3. Nel giro successivo lavoriamo questi 7 punti bassi punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. 2. Nel settimo giro lavoriamo una diminuzione e 5 punti bassi. 1, 2. Nell'ottavo giro lavoriamo una diminuzione e 4 punti bassi. 1, 2, 3 e 4. E se riusciamo lavoriamo un'ultima diminuzione. Così. Tagliamo il filo un po' lungo per poter cucire alla testa. E come questa orecchietta ne facciamo un'altra esattamente identica. E una volta che abbiamo tutti i pezzi non ci resta che montarli. Fissiamo intanto le zampette con gli spilli e infiliamo il filo in un ago da lana e cominciamo a cucire. Per cucire, come al solito, diamo un punto sul corpo e un punto sulle zampe, così, e giriamo tutto intorno dando qualche punto. E quando abbiamo fatto tutto il giro diamo un ultimo punto sul corpo e usciamo su un punto dietro dove per esempio abbiamo fatto uscire il filo dell'altra zampetta, così. E tra questi due fili facciamo un bel nodo doppio. Tagliamo uno dei due fili quasi raso e nascondiamo l'altro all'interno della lavorazione. In questo modo il nodo entra nella lavorazione e abbiamo nascosto tutti e due i fili senza che si vedano nodi nella lavorazione. In questo modo nasconderemo tutti i fili. Per le braccia è ancora più semplice, le posizioniamo sul secondo giro dalla testa, così, e facciamo così. Entriamo, scegliamo il punto, entriamo e usciamo nel punto di fianco. Infiliamo l'ago anche nell'altro filo che abbiamo e entriamo nel punto appena sotto e usciamo come prima dallo stesso punto in cui abbiamo fatto uscire l'altro filo e come prima annodiamo questi due fili e li perdiamo nella lavorazione. E anche le braccia sono a posto. Per la codina tagliamo un filo un po' lungo e lo infiliamo in un ago da lana. Scegliamo dove vogliamo posizionare la codina, entriamo in un punto qualunque del lavoro e usciamo
da dove vogliamo fare la codina. Lasciamo qui un pezzetto di filo con cui poi faremo il nodo e nasconderemo come al solito, e creiamo la coda. Allora, per la codina facciamo così: rientriamo, siamo uscite da qua, rientriamo nel punto sopra e facciamo 4-5 giri intorno al lago, senza stringere troppo né essere troppo lasso il lavoro. Una volta fatti i giri, passiamo l'ago tenendo i giri che abbiamo fatto, così, e rientriamo da dove siamo partiti e usciamo di fianco. In questa maniera abbiamo creato questo ricciolino, diciamo così, e adesso ne faremo un altro uguale nell'altro senso, quindi a croce. Quindi siamo usciti di qua, rientriamo di lato di qua e facciamo come prima 5-6 giri, 2, 3, 4, 5 e 6, senza stringere troppo. Passiamo il filo, facciamo in modo che passi sopra proprio al ricciolino che abbiamo appena fatto e voilà. Rientriamo da dove siamo partite, usciamo da dove avevamo lasciato la codina e annodiamo come prima. Questo ricciolino lo possiamo un po' aprire, questo e anche quello sotto, in maniera che venga più morbido. E anche la codina è pronta. Per le orecchie le attacchiamo esattamente come abbiamo fatto per le zampette, tra circa il secondo e il terzo giro. Così, e quando abbiamo attaccato tutto l'orecchio, se ci piace dritto, lo lasciamo così. Se ci piace l'idea che venga un po' piegato così, sarà sufficiente rientrare nell'orecchio, nella parte centrale, cercando di non prendere la lavorazione. Usciamo in uno dei punti centrali, così, e pieghiamo dove vogliamo che si pieghi l'orecchio, ok? Tipo così. E quindi rientriamo per esempio un paio di giri più sotto, sempre al centro dell'orecchio, e usciamo da un punto a caso e tiriamo, e tirando si piega l'orecchio così, e poi rientriamo nel corpo, usciamo dal solito punto in cui abbiamo lasciato anche l'altro filo, annodiamo e perdiamo. E una volta ricamate le guance, il naso e la bocca, abbiamo messo un fiocchetto e questo è il nostro nuovo coniglietto. Quello lavorato con il cotone più sottile è questo, quindi viene più piccolino. Questo è fatto col cablè numero 5, l'uncinetto da 2 mm, e questo è fatto invece con un cotone più grosso e un uncinetto da 3 mm. In questo caso, invece di mettere gli occhietti di sicurezza, abbiamo ricamato gli occhi e fatto la luce degli occhi con un po' di filo bianco. Io personalmente preferisco gli occhi ricamati agli occhietti di sicurezza, però anche questi sono comodi e veloci da mettere. Vedete voi quelli che preferite. Per la carotina del coniglietto lavoriamo lo schema come per le orecchie, dal giro 1 al giro 7 compreso, e prima di far troppe diminuzioni riempiamo con l'ovatta. Nell'ottavo giro lavoriamo 6 punti bassi, i 6 punti che abbiamo li lavoriamo punto su punto. 1. Nel nono giro lavoriamo una diminuzione e 4 punti bassi.
1 e se riusciamo lavoriamo un'ultima diminuzione. Così, tagliamo il filo un po' lungo, lo infiliamo in un ago e passiamo attraverso i punti che ci rimangono, quindi 4. Come prima, solo attraverso le mezze catenelle esterne, così, e tiriamo. Passiamo, se vogliamo, attraverso ancora qualche punto, facciamo un nodino e nascondiamo il filo attraverso la lavorazione. Per la parte verde della carotina, quindi per le foglie, tagliamo 6 pezzetti di filo verde e li pieghiamo in 2. Prendiamo un uncinetto un po' più sottile e entriamo da uno dei punti del primo giro e usciamo al centro. Prendiamo il filo verde, lo portiamo fuori e facciamo una catenella con questi 2 fili, così. E in questa maniera attacchiamo 6 frange. Una volta attaccate tutte e 6 le frange avremo questo. A questo punto con la forbice tagliamo tutte queste frange a misura, della misura che vogliamo, per esempio così. E con un ago senza punta sfilacciamo tutti i fili. E una volta sfilacciati tutti i fili avremo questo e la nostra carotina è pronta. A questo punto abbiamo 2 opzioni: o facciamo il segnalibro, in questo caso è sufficiente fare una catenella che parte dal centro della testa del coniglietto e poi l'attacchiamo, vedete che non è ancora attaccata, è solo infilata al centro della carota e così creiamo il segnalibro. Oppure, se vogliamo, possiamo fare, come facciamo oggi, il portachiavi e vediamo come fare. Per realizzare il portachiavi prendiamo il filo verde o il filo del colore prescelto e creiamo un nodino iniziale. Estraiamo l'uncinetto, prendiamo il coniglietto, entriamo dal centro e usciamo da un punto appena dietro e agganciamo la catenella. Quindi portiamo fuori così e facciamo una catenella. E lavoriamo per esempio altre 3 catenelle, 1, 2, 3. Ed ora lavoriamo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lavoriamo un punto bassissimo contando 7 catenelle dall'uncinetto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e lavoriamo un punto bassissimo. Ed ora lavoriamo circa 10-12 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tagliamo il filo e estraiamo l'uncinetto. Questo numero di catenelle dipende da quanto più bassa vogliamo che sia la carotina rispetto al coniglietto. Quindi se la volete più bassa, cioè qua così, fate più catenelle, ok? Infiliamo il filo verde in un ago da lana e prendiamo la carotina. Entriamo dal centro e usciamo da uno dei punti in cui abbiamo attaccato il verde e senza che si noti troppo facciamo un piccolo nodino. Allo stesso modo nascondiamo anche il filo di inizio. Inseriamo l'anellino di 6 catenelle nell'anello del portachiavi, così, e i nostri coniglietti con le carotine sono pronti, sia come portachiavi che come segnalibro. Voi cosa preferite? Io non so, ho sempre un debole per le cose piccole, quindi forse preferisco questo, però ditemi voi, sono belli tutti e 2. Io spero tanto che questo progetto vi sia piaciuto, che vi possa essere utile e come al solito vi mando un abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!